Nei primi tempi della pandemia i ragazzi, stranamente si sono assoggettati a tutte le regole, son stati buoni. Credo che adesso le cose stiano cambiando, no, i ragazzi si stanno, non dico ribellando, ma prendendo molto più sottogamba le regole, eccetera, e qualcuno sta protestando rispetto alla chiusura della scuola, vogliono tornare a scuola. Ecco, io credo che questo sia l'aspetto fondamentale, perché senza scuola, cioè senza poter frequentare la scuola, si trovano nella condizione del cassaintegrato, no, nella condizione del pensionato, nella condizione di quello che perde la dignità, il ruolo, le funzioni, i rituali, l'emblema, la divisa sociale, le regole, i valori e le appartenenza. Questa è la grande perdita, è da questo che deriva la loro sofferenza. Sempre di più avremo dei ragazzi spaesati, annoiati, spaventati, no, soli, come dire, che si sentono abbandonati, si sentono privati di valore. Si rifugiano in internet, no, internet restituisce un po' di scuola con l'apprendimento a distanza, restituisce la relazione con gli amici, coi compagni, eccetera, ma fino a un certo punto, è una sostituzione che vale fino a un certo punto, no? E quindi credo che su questo dovremmo interrogarci, ma creare dei disoccupati a 15 anni è un trauma che avrà delle conseguenze, o finirà per esprimersi o con una rivolta oppure con una grande sofferenza diffusa, eccetera. Almeno la scuola bisogna restituirla. Soprattutto nel nostro mestiere psicologico è una faccenda importante, perché l'idea che la causa del dolore debba assolutamente essere ricercata prima di tutto nella famiglia e poi nell'infanzia è un'idea dominante. Questa ipotesi qua a me sembra non convincente assolutamente. Nella nuova famiglia non è così. Nella nuova famiglia l'adolescenza è una fase assolutamente specifica, ha i suoi compiti, ha i suoi meccanismi, ha i suoi rituali, ha i suoi valori. Certo, l'adolescente è figlio del bambino che è stato, ma fino a un certo punto. Soprattutto è figlio dell'ambiente in cui vive, no? Di internet, della scuola, del gruppo. Quando vado a cercare la causa di molte sofferenze le trovo adesso, no? Nell'impressione che hanno certi ragazzi di non riuscire a fare i loro compiti da adolescenti, cioè di non riuscire a socializzare, di non riuscire a rendersi visibili, di non riuscire davvero a farsi rispettare dai coetanei, di non essere in classifica, non essere da nessuna parte. Allora, questo è il loro futuro a cui pensano, non è il futuro della disoccupazione, delle pensioni, eccetera. E cosa succederà domenica? Sarò capace o non sarò capace, no? Di dirle qualcosa, di farmi avanti, di invitarli, eccetera, eccetera. Ma io penso che nel frattempo in realtà sti qua stanno studiando delle materie fondamentali della vita, stanno studiando la solitudine, stanno studiando la morte, per quanto non lo dicano apertamente, ma ballano su una catasta di bare, non è possibile che non sentano che per le strade di Milano, non solo dopo le 10 di sera, ma durante il giorno gira la morte, girano le ambulanze, eccetera. E questo è formativo. Se riuscissimo a fare educazione alla morte, ragazzi, dovete questa roba qua? Questo vuol dire diventare grandi, diventare forti, diventare autonomi, diventare liberi, tener presente che la vita e la morte girano assieme, sono mescolati assieme, e in questo momento la morte irrompe le nostre strade, siamo disarmati perché non abbiamo le medicine giuste, non abbiamo niente. Se la scuola prendesse in mano le cose della vita e della morte e dicesse non possiamo fuggire
di fronte al problema che siamo nel corso di una pandemia, potrebbe anche vincere il virus e cancellare l'umanità. Quindi è di questo che dobbiamo parlare, della minaccia di morte, ma non la morte dell'altro, la morte propria. Ai genitori direi che è fondamentale che il clima all'interno della famiglia in qualche modo venga messo in salvo dal clima sociale diffuso che è di natura depressiva, rinunciataria, di chiudersi, di rinunciare e anche di paranoicizzare un po' troppo l'altro, no? Quindi io penso che per i genitori sia veramente importante aiutarli a prendere sul serio le regole, ma non come dei doveri particolari, ma come una modalità speciale di diventare adulti coraggiosi, no? Consapevoli e soggetti sociali che cooperano alla salvezza dell'umanità.